Ehi, bentornati a Bravocast Italiano. Sono Angela e oggi ho una domanda per voi prima ancora di cominciare. Avete mai sognato di vivere in un altro paese, magari per studiare? Beh, oggi parliamo esattamente di questo. Restate con noi. Ciao a tutti, sono Stefano. Che bell'inizio, Angela! Già solo pensarci mi viene voglia di fare le valigie. Studiare all'estero è uno di quei temi che appassiona tantissime persone, soprattutto i giovani, ma anche chi è un po' più grande, no? Assolutamente sì. Non è solo per i ragazzi di 20 anni. Sempre più persone, anche adulti, decidono di andare a studiare fuori dal proprio paese. E le ragioni sono tante. Prima di tutto c'è la lingua. Imparare una lingua mentre sei immerso in quella cultura è completamente diverso dallo studiare da un libro. Hai ragione. Io ricordo un mio amico che studiava l'inglese da anni qui in Italia. Andava bene, capiva tutto, parlava discretamente. Poi è andato a Londra per 6 mesi per un corso universitario. Quando è tornato, sembrava un'altra persona. Parlava in modo naturale, usava espressioni che non si trovano sui libri, capiva le battute, rideva con i madrelingua. Una trasformazione enorme. Ecco, questa è la magia dell'immersione totale. E non è solo la lingua, ovviamente. Quando studi all'estero conosci persone di tutto il mondo, costruisci amicizie internazionali, apri la mente a modi di pensare diversi dal tuo. Capisci che ci sono molti modi di vedere le stesse cose. Sì, e questo cambia profondamente il modo in cui una persona si relaziona con gli altri. Diventi più tollerante, più curioso, meno rigido nelle tue opinioni. Secondo me, questa è una delle cose più preziose che l'esperienza all'estero può darti. Non si impara solo da un professore o da un testo universitario, ma dalla vita stessa. Esatto, e parliamo anche di indipendenza. Quando vai a studiare in un altro paese, spesso sei lontano dalla tua famiglia, dai tuoi amici, dalle persone su cui hai sempre contato. Devi organizzarti da solo, gestire i soldi, trovare un appartamento, cucinare, fare la spesa, capire come funziona il sistema locale. È una scuola di vita vera e propria. Questo è un punto importante. Molti ragazzi che partono per la prima volta si rendono conto di quanto dipendevano dai genitori senza nemmeno saperlo e quando tornano sono più maturi, più responsabili. I datori di lavoro lo sanno bene. Chi ha studiato all'estero è spesso visto come una persona più flessibile, più capace di adattarsi. Esatto. E infatti, dal punto di vista del lavoro, avere un'esperienza internazionale sul curriculum fa davvero la differenza. Le aziende oggi lavorano in contesti globali. Cercano persone che sappiano comunicare in altre lingue, che abbiano vissuto in culture diverse, che capiscano come funzionano i mercati internazionali. Ma non è tutto rose e fiori, giusto? Voglio dire, ci sono anche delle difficoltà. Sarebbe disonesto dire che studiare all'estero è solo meraviglioso. Ci sono momenti difficili, soprattutto all'inizio. Assolutamente. Il primo periodo è spesso il più duro. C'è quello che in italiano chiamiamo la nostalgia di casa. Ti mancano le cose semplici, il caffè del bar sotto casa, la cucina della mamma, le serate con i vecchi amici, la tua lingua madre. E queste mancanze a volte arrivano all'improvviso, magari in un giorno qualunque, mentre fai la spesa o aspetti un autobus. Sì, è strano come funziona. Non sempre arriva nei momenti grandi la nostalgia. A volte ti colpisce per una cosa piccolissima, un profumo, una canzone, il suono di una voce familiare al telefono, e in quel momento ti senti lontano da tutto. È una sensazione normale però e passa. E poi c'è la barriera linguistica, almeno all'inizio. Anche se conosci la lingua del paese in cui vai, capire tutto, gli accenti regionali, il gergo, le battute culturali, richiede tempo. Ci sono momenti in cui ti senti perso, in cui non riesci a esprimerti come vorresti, e questo può essere frustrante. Vero? Ma proprio quei momenti difficili sono quelli che ti fanno crescere di più. Quando superi una difficoltà in un paese straniero, acquisisci fiducia in te stesso, capisci che puoi farcela anche nelle situazioni più complicate e quella consapevolezza ti accompagna per tutta la vita. C'è anche un altro aspetto che non si considera spesso, il ritorno. Tornare a casa dopo un lungo periodo all'estero può essere sorprendentemente difficile. Hai cambiato, ma il tuo ambiente no.
I tuoi amici sono rimasti, la tua città è rimasta e tu ti senti un po' diverso, un po' fuori posto. Gli esperti lo chiamano il controculture shock. È vero, non ci si pensa mai abbastanza, ma anche questo fa parte del percorso. Ogni cambiamento porta un adattamento e alla fine questa capacità di adattarsi è proprio quello che ti rende una persona più ricca, più completa. Parliamo anche dei costi, perché non possiamo ignorarli. Studiare all'estero può essere costoso. C'è l'affitto, le tasse universitarie, il vitto, i trasporti, i materiali di studio. Non tutti possono permetterselo facilmente. Però esistono molte borse di studio, programmi come l'Erasmus in Europa, accordi tra università, fondi governativi. Sì, il programma Erasmus è forse il più conosciuto in Europa. Permette agli studenti universitari di trascorrere un periodo, di solito da 3 mesi a un anno, in un'altra università europea. Copre una parte delle spese e ti dà crediti universitari riconosciuti dalla tua università di origine. È una porta aperta per tantissimi studenti che altrimenti non potrebbero permettersi questa esperienza. E non è solo per le università. Ci sono anche programmi per le scuole superiori, per i corsi professionali, per chi vuole imparare un mestiere. Il mondo sta diventando sempre più connesso e le opportunità di formazione internazionale crescono ogni anno. A proposito di questo, voglio fare una domanda a chi ci ascolta. Voi avete mai studiato all'estero o state pensando di farlo? Scriveteci nei commenti. Ci piace molto leggere le vostre esperienze, le vostre storie, le vostre domande. Sì, davvero, i vostri commenti ci danno tanta energia. E se state imparando l'italiano e state pensando di venire in Italia per studiare, sappiate che siete i benvenuti. L'Italia offre università di grande tradizione, scuole di arte e design riconosciute in tutto il mondo, corsi di lingua, accademie di cucina. Ce n'è per tutti i gusti. Esatto. E studiare in Italia non significa solo frequentare le lezioni, significa vivere immersi nella storia, nell'arte, nella musica, nella gastronomia. Ogni città italiana è diversa. Roma, Milano, Firenze, Bologna, Napoli, Palermo. Ognuna ha la sua personalità, il suo dialetto, la sua cucina, la sua atmosfera. E se pensiamo a Bologna, per esempio, è una città universitaria per eccellenza. Ha una delle università più antiche del mondo, fondata nell'anno 1088. I suoi portici, le sue piazze, i suoi mercati. È una città viva, giovane, piena di studenti da ogni parte d'Italia e del mondo. Sì, e Firenze è un sogno per chi ama l'arte. Camminare per le strade di Firenze è come entrare in un museo a cielo aperto. E poi c'è Roma, con la sua storia millenaria, i suoi monumenti, la sua energia unica. Studiare. Lì è un'esperienza che nessun libro potrebbe mai sostituire. Esatto. E questo vale anche al contrario. Per gli italiani che vanno all'estero, ogni paese ha qualcosa di unico da offrire. Andare in Spagna è diverso dall'andare in Germania. Andare in Giappone è un'esperienza che cambia il modo di vedere il mondo. Ogni destinazione lascia un segno diverso. Ora, per chi sta pensando di fare questo passo, voglio dare qualche consiglio pratico. Prima di partire, informatevi bene sul paese che avete scelto. La cultura, le abitudini, le leggi, il costo della vita. Non basta scegliere una bella città su una foto di un social network. Bisogna capire come si vive davvero in quel posto. Secondo consiglio, imparate almeno le basi della lingua locale prima di partire. Anche solo sapere come salutare, come chiedere informazioni, come ordinare da mangiare. I madrelingua apprezzano tantissimo quando uno straniero fa lo sforzo di parlare la loro lingua, anche in modo imperfetto. Terzo consiglio, siate aperti. Non paragonate tutto con quello che conoscete da casa vostra. È facile cadere nella trappola di dire a casa mia si fa così, a casa mia è meglio. Ma il punto è proprio uscire dalla zona di comfort. Abbracciare il diverso è la chiave per crescere. E quarto consiglio, che secondo me è fondamentale, costruite relazioni genuine. Non state solo con i vostri connazionali, fate amicizia con le persone del posto, con gli altri studenti internazionali. Quelle amicizie possono durare una vita intera e aprire porte che non vi aspettavate. Consigli bellissimi, Angela. E aggiungo io un quinto. Tenete un diario dell'esperienza. Scrivete anche solo poche righe al giorno. Cosa avete visto? Cosa avete imparato?
cosa vi ha sorpreso, cosa vi ha fatto ridere o riflettere. Quei ricordi sono un tesoro prezioso. Che bella idea! E se lo scrivete in italiano, praticate anche la lingua. 2 piccioni con una fava, come si dice. Esattamente. Parliamo anche di un aspetto importante che spesso si sottovaluta, la salute mentale durante l'esperienza all'estero. Non bisogna vergognarsi se ci si sente sopraffatti, soli o ansiosi. È normale. Bisogna chiedere aiuto quando se ne ha bisogno, parlare con qualcuno di fiducia e ricordare che quasi tutti gli studenti internazionali passano per momenti simili. Vero, molte università all'estero hanno servizi di supporto psicologico proprio per gli studenti internazionali. Non esitate a usarli, prendersi cura di sé è importante tanto quanto studiare bene. E poi c'è la questione pratica dell'alloggio. Trovare dove vivere in una città straniera può essere complicato. Alcune università offrono dormitori o residenze universitarie che sono un'ottima soluzione, soprattutto all'inizio. Ti permettono di incontrare subito altri studenti, di non sentirti solo, di avere un supporto logistico. Sì, le residenze universitarie hanno anche il vantaggio di essere generalmente più economiche di un appartamento privato e spesso organizzano eventi, gite, attività sociali. È un modo eccellente per costruire una rete di amicizie fin dai primi giorni. Benissimo. Prima di salutarci voglio fare un'altra domanda a chi ci ascolta. Secondo voi quale paese sarebbe ideale per studiare? Lasciate la vostra risposta nei commenti. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensate. Sì, fateci sapere e se avete già vissuto un'esperienza di studio all'estero, condividete la vostra storia. Ispirate anche gli altri. Le vostre esperienze sono preziosissime per chi sta ancora decidendo. A proposito di lingua, per chi ci ascolta e sta imparando l'italiano, speriamo che questo episodio vi sia stato utile. Abbiamo parlato in modo naturale, usando espressioni di uso quotidiano, frasi complete, un ritmo conversazionale normale. Se avete capito tutto, complimenti, siete già a un buon livello. Se avete capito solo una parte, non preoccupatevi, continuate ad ascoltare, continuate a praticare. Ogni episodio di BravoCast Italiano è pensato per aiutarvi a migliorare in modo piacevole, senza stress. E ricordate, la lingua si impara anche facendo errori. Non abbiate paura di sbagliare, ogni errore è un passo avanti. Ogni conversazione, anche difficile, vi avvicina alla fluidità. Prima di chiudere voglio ringraziare tutti quelli che ci seguono, che lasciano un commento, che condividono i nostri episodi con amici e familiari. Il vostro supporto significa moltissimo per noi. Sì, grazie di cuore a tutti. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale BravoCast Italiano per non perdere i prossimi episodi. Abbiamo tante belle storie e conversazioni in arrivo. E se avete un argomento che vi piacerebbe sentire nella nostra prossima puntata, scrivetelo nei commenti. Siamo qui per voi e ogni vostra idea è benvenuta. Allora, per oggi ci fermiamo qui. È stato un piacere parlare di questo tema così importante e affascinante. A presto, amici di BravoCast Italiano. A presto, continuate a studiare, continuate a sognare e soprattutto continuate a parlare italiano. Buona serata a tutti.